Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del tutorial in cui vi mostro come fare questo cardigan con il punto ragno. Nella prima parte vi ho mostrato come lavorare il punto, come fare il campioncino e come calcolare con quanti punti partire per ogni pezzo, per la schiena, per i davanti e per le maniche. Se non avete visto la prima parte del tutorial vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E quindi, vista la prima parte, dovremmo avere già tutti i pezzi pronti. Nella seconda parte vi mostro come fare le cuciture, come fare il punto elastico e tutte le rifiniture. E quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Una volta fatti tutti i pezzi non ci resta che cucirli tra loro. La prima cosa da fare è cucire i davanti con la schiena. Cuciamo la zona delle spalle, lasciamo libero il giro manica e cuciamo i fianchi. La lavorazione è a righe, quindi il davanti e il dietro sono molto simili, ma decidiamo qual è il davanti. Per esempio, la prima riga di punti alti io voglio che sia dritta sul dritto del lavoro, quindi tutti i pezzi avranno la prima riga di punti alti che si vede dritta sul dritto del lavoro. Per questo cardigan le cuciture le facciamo con l'ago e le facciamo tutte sul dritto del lavoro. Iniziamo con la cucitura qui in alto e poi vediamo come cucire anche il resto. Appaiamo i pezzi che vogliamo cucire tra loro e per cucire usiamo un ago senza punta grosso. Se non avete un ago da lana grosso potete usare un ago qualunque e lo usate dalla parte della cruna. Possiamo usare un filo di fine lavoro oppure agganciare un nuovo filo. In ogni caso il filo partirà da una parte, quindi lo infiliamo dall'altra parte, nel punto corrispondente. Se volete potete mettere un marker per capire da dove partire. E passiamo sotto la catenella del punto. Torniamo dall'altra parte. Iniziamo dal primo punto, entriamo da sopra e usciamo dal punto successivo passando sotto le catenelle dei punti. E andiamo dall'altra parte e solo per il primo punto iniziamo dal prossimo punto. Entro da sopra ed esco dal successivo punto passando sotto le catenelle dei punti. Da adesso in poi andiamo da una parte all'altra entrando nel punto da cui esce il filo e uscendo nel successivo passando sempre sotto le catenelle dei punti. E questa cucitura la tiriamo quanto basta per avvicinare i punti, non di più. E cuciamo così da una parte all'altra, da un punto al successivo. E così anche sulle catenelle. Teniamo sopra la catenella e sotto solo un filo. E andiamo avanti così per completare tutta la cucitura. E alla fine torniamo dentro l'ultimo punto da questa parte annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti.
Usiamo la stessa cucitura anche per cucire il fianco. Tagliamo un pezzo di filo e lo infiliamo nel primo punto da una parte e dall'altra. Lasciamo una codina di filo all'inizio per poi poter cucire e cuciamo da un punto all'altro, questa volta partendo dalla base di una riga e uscendo al centro più o meno del punto alto. Dal centro del punto alto alla prossima riga. E ricominciamo a cucire come prima, dal punto da cui esce il filo e andiamo alla riga successiva, dal punto da cui esce il filo e andiamo al centro del prossimo punto alto. E andiamo avanti a cucire in questo modo, entrando per esempio alla base tra una riga e l'altra e uscendo al centro del punto alto, passando da una parte all'altra, dalla base al centro, e andate avanti così per cucire tutto il lato. Una volta fatta la cucitura sul fianco, cuciamo anche il giro manica con lo stesso tipo di cucitura. Questa volta da una parte abbiamo punti, dall'altra abbiamo righe. Cuciamo da un punto all'altro, come abbiamo fatto sulle spalle, e sulla parte del corpo del cardigan prendiamo tutti i punti che servono. Distribuiamo i punti fissando la manica con gli spilli partendo dal centro. Proseguiamo con la cucitura del fianco e per prima cosa prendiamo i due lati della manica, il primo punto da una parte e dall'altra, per unirli. E diamo anche un altro punto sul fianco. E riprendiamo a cucire da un punto all'altro e sul corpo del cardigan prendiamo tutti i punti che serve. E cuciamo così tutto intorno. Una volta cucito tutto il giro manica, cuciamo anche il lato della manica, esattamente come abbiamo cucito il fianco del cardigan. Dopo aver completato le cuciture non ci resta che fare il punto elastico intorno e sulle maniche.
Io voglio che il cardigan qui sotto sia un po' arricciato e quindi adesso lavoro un giro di punti bassi con delle diminuzioni. Se voi volete che sia liscio, che resti ampio quanto è ampio il corpo, saltate questa parte e lavorate direttamente il punto elastico. Se vogliamo che nella parte bassa il cardigan sia arricciato, lavoriamo una riga di punti bassi con delle diminuzioni sulle catenelle iniziali. Lavoriamo un punto basso, una diminuzione e ripetiamo così su tutto il bordo inferiore. Un punto basso, una diminuzione. Lavoriamo il punto elastico sul dritto del lavoro, agganciamo il filo nel primo punto e lavoriamo le catenelle che ci servono per ottenere l'altezza che vogliamo per il punto elastico. Nel mio caso lavoro 7 catenelle e poi aggiungiamo una catenella. E iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo un punto basso in ogni catenella. Io lavoro nel filo dietro delle catenelle. Voi lavorate nelle catenelle come preferite. Lavorata tutta la riga di punti bassi, agganciamo il lavoro alla base. Nel primo punto abbiamo lavorato questa riga di punti. Agganciamo quindi sul secondo punto con un punto bassissimo e lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto. Giriamo il lavoro e lavoriamo sulla riga di punti bassi, iniziando dal primo punto basso e lavorando solo nel filo dietro dei punti. Nel mio caso lavoro 7 punti bassi. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo un punto basso in ogni punto basso della riga precedente, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto. E ripetiamo in questo modo per fare tutto il punto elastico. Quindi adesso in questo punto avevamo già agganciato la riga precedente con un punto bassissimo, iniziamo dal punto successivo, un punto bassissimo anche nel successivo punto, giriamo il lavoro e lavoriamo solo sui punti bassi. Se avete un dubbio di qual è il primo punto basso, considerate che dovete saltare 2 punti, i 2 punti bassissimi che abbiamo fatto alla base. Quindi non è questo, non è questo, è questo. E andiamo avanti così, lavorando avanti e indietro e agganciandoci ogni volta con 2 punti bassissimi alla base. Ho lavorato il punto elastico su tutta la parte bassa, adesso vediamo come lavorare per proseguire e lavorare tutto il punto elastico intorno e intorno al collo nella parte davanti. Alla fine qui non è detto che arriviamo con 2 punti in cui lavorare i punti bassissimi, non importa, nel mio caso per esempio ne ho uno solo, lavoro un punto bassissimo, giro il lavoro e lavoro un'altra riga di punti bassi come abbiamo fatto fino a qui. Giriamo il lavoro e ricominciamo dalle catenelle, come abbiamo fatto con questo punto elastico. Lavoriamo le catenelle qui su, tutte quelle che vogliamo lavorare. Lavoriamo le righe, come abbiamo fatto fino a qui, sui punti e quando dobbiamo lavorare in testa alle righe, lavoriamo come se avessimo un punto tra le righe, quindi
qui, qui, qui e un punto al centro del punto alto. Lavoriamo intanto questa parte e poi vi mostro come lavorare qui. Quando lavoriamo il punto elastico agganciandoci in testa alle righe, lavoriamo in questo modo: un punto bassissimo lo lavoriamo alla base di una riga, un punto bassissimo lo lavoriamo al centro del primo punto alto e poi di nuovo alla base della riga, al centro, alla base, al centro e avanti così. Quindi adesso ci agganciamo con un punto bassissimo alla base della prima riga e un punto bassissimo lo lavoriamo al centro. Giriamo il lavoro e andiamo avanti a lavorare come abbiamo fatto fino a qui. E ripetiamo: alla base della riga e al centro del punto alto. E andiamo avanti così fino ad arrivare al collo. Una volta lavorato tutto un lato del punto elastico del cardigan, lavoriamo dietro al collo. Vediamo come lavorare qui sui punti. Nella parte dietro al collo le righe di punto elastico le agganciamo sui punti dell'ultima riga della schiena. In questo caso, anziché lavorare due punti bassissimi, agganciamo con un punto bassissimo nel successivo punto, giriamo il lavoro e lavoriamo un'andata e un ritorno e lavoriamo in questo modo su tutta la parte del punto elastico dietro al collo. Lavorata la parte del collo, ricominciamo a lavorare tutto il resto del punto elastico come abbiamo fatto da questa parte, agganciando con due punti bassissimi. Una volta arrivati alla fine, se alla fine qui non vi trovate giusti, non avete due punti bassissimi per arrivare alla base, ovviamente non importa, lavorate un solo punto bassissimo e l'ultima riga. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per quanto riguarda la manica, potete lasciarla larga e finirla con un giro di punti bassi e è già a posto così. Se invece la volete arricciata come l'ho fatta io, se qui sotto per arricciare il fondo abbiamo lavorato un giro di punti bassi in cui abbiamo lavorato un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione, abbiamo ripetuto per tutto il giro. Sulla manica ho lavorato tutte diminuzioni, un giro di diminuzioni di punti bassi prendendo insieme due punti ogni volta e poi ho lavorato il punto elastico esattamente come abbiamo fatto qui, però anziché di 7 punti l'ho fatto di 4 punti. Ho lavorato tutto il punto elastico intorno alla manica, l'ultima riga l'ho agganciata sull'ultimo punto e il successivo è il primo punto che abbiamo usato per fare le catenelle. Qui potreste arrivare giuste, cioè agganciare l'ultima riga lavorando due punti bassissimi oppure uno, non importa. A questo punto dobbiamo unire l'inizio e la fine con una riga di punti bassissimi sul rovescio del lavoro. Voi potreste arrivare come me con l'ultima riga che finisce alla fine del bordo elastico oppure qui, non importa. L'importante è che giriamo il lavoro, nel mio caso metto l'inizio del punto elastico davanti. Se avessi finito con una riga
in fondo qui girerei così e metterei davanti la fine del lavoro. In ogni caso dobbiamo lavorare una riga di punti bassissimi in cui prendiamo tutta la catenella della riga di inizio del punto elastico e solo il filo dietro dei punti dell'ultima riga del punto elastico. Tutta la catenella della prima riga e solo il filo dietro dei punti dell'ultima riga e lavoriamo punti bassissimi. Una catenella di sicurezza e questo è il risultato sul davanti. Nascondiamo tutte le codine di filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. E il cardigan è pronto e mi piace tantissimo. Mi sarebbe piaciuta anche la versione più lunga, vi dico la verità, anzi io l'avevo pensata come un capo lungo e largo qui sotto e poi ho cambiato tutto il piano perché non avevo sufficiente filato. Voi fatelo come preferite. Diciamo che questo cardigan è stata una scusa per mostrarvi questo schema meraviglioso che possiamo applicare a qualunque tipo di capo. Potrebbe essere una stola, potrebbe essere una maglia chiusa davanti, uno smanicato chiuso davanti, un cardigan lungo. Ovviamente possiamo farne quello che vogliamo. Vi ho mostrato lo schema e vi ho mostrato come fare una felpina deliziosa secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se rifate questo progetto mi raccomando ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Io non vedo l'ora di usarlo, sperando che il caldo arrivi in fretta. Nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!